Ciao a tutti! Nel video di oggi faremo una comparativa tra pilota normodotato e pilota disabile per capire quali sono le differenze alla guida di una moto da corsa in termini di guida e allenamento. Come avrete sicuramente visto nello scorso video pubblicato un paio di giorni fa e nel video che ho girato a Le Mans, ho avuto modo di seguire da vicino l'associazione Diversamente Disabili e i ragazzi disabili che corrono in moto. E nel seguirli mi sono sempre venute tantissime domande che ho cercato di trasmettervi nei video. L'anno scorso ho fatto un video in cui vi mostravo le modifiche che questi piloti hanno fatto alle moto per adattarle alle loro disabilità, mentre invece quest'anno, più precisamente in questo video, ho deciso di entrare più a fondo nell'argomento e capire come fanno a livello fisico i piloti disabili a guidare la moto. Ora, chi va in moto in pista, ma anche in strada, lo sa, la moto si guida prevalentemente con le gambe. Quando sei in curva, ad esempio verso sinistra, ti sposti fuori col sedere e spingi con la gamba interna sulla pedana. Ti appoggi, scarichi il tuo peso sulla pedana. Ora, vi sono dei piloti che hanno subito delle amputazioni, come ad esempio Daniele Nicolino, che ha solo 12 cm di femore. Quindi quello che mi sono chiesto io è: come fanno i piloti amputati di gambe a spingere sulle pedane? Semplicemente più o meno, tendo specialmente nei cambi di direzione, siccome non ho la gamba, non posso puntare sopra la pedana, uso l'anca. Quindi ho scoperto che facendo una torsione l'anca, quindi facendo questo movimento qua, giù così, ovviamente metto in leva la protesi, vado in qualche modo a simulare la pressione del piede sopra la pedana. E quindi questa qua è una soluzione che ho trovato per cercare di puntare sulla pedana. Quindi tu praticamente spingi la protesi con l'anca? Sì, esattamente. In qualche modo ho notato che in questo modo qua, specialmente anche nei cambi di direzione, che devo proprio saltare nella sella, perché faccio questo salto qua per cercare di dare pressione. Ovviamente questa cosa qua mi destabilizza un po' la moto. Infatti sto cercando di lavorare, ogni volta di cercare di affinare un po' la tecnica, perché alla fine è una cosa nuova per tutti. Sì. Praticamente siete degli esploratori, esatto, di questa dei cosa. pionieri. Dei pionieri. Esatto. E a livello di allenamento fisico invece cosa fai? Fino a poco tempo fa facevo palestra semplice, però poi dopo mi sono buttato su CrossFit e devo dire che facendo CrossFit mi ha aiutato molto, sia a livello di fiato, di fisico e proprio a livello anche di muscolatura. Ma le gambe non servono soltanto per appoggiarsi, ma servono anche per tirare giù la moto in piega. Ad esempio, quando si scende giù in piega a destra, che si esce fuori col sedere, la gamba sinistra si appoggia sul serbatoio e ci aiuta a tirare giù la moto. E a questo punto ci si chiede, ma i piloti paraplegici, come ad esempio Alex Innocenti, che quindi non riescono a controllare le gambe, come fanno ad andare giù in piega? Come fanno a portare il peso all'interno della curva per scendere giù in piega? Cerchiamo di adattarci e di controllare lo sbilanciamento verso l'interno, portando il baricentro verso l'interno della curva con lo spostamento del bacino principalmente. Va fatto un inciso che non tutte le paraplegie sono uguali, Ok. perché la paraplegia parte da un non movimento delle gambe, ma poi dopo mano a mano che la lesione sale, che è più alta, magari io ho il controllo di tutto il bacino e dell'addome e magari c'è qualcuno che ce l'ha più alta e gli parte da sotto il petto. Quindi tu utilizzi il busto e le braccia? Sì, devo dire che le gambe sono ancorate in un certo modo al serbatoio, perché la fascia che ci chiude le gambe ci permette di sbilanciarci di più verso l'esterno, perché le ginocchia stanno ben aderenti all'incavo del serbatoio e fa sì che ci permette di buttarci un po' più verso l'esterno senza ruotare e scivolare attorno alla moto. Ok. Ecco. Riuscire a sbilanciarsi quel tanto che però di non andare fuori equilibrio, perché poi dopo devi rientrare, soprattutto anche nei cambi di direzione devi anticipare il movimento con il tronco e poi con tutta la motocicletta. Quindi tu per fare il cambio di direzione come spostamento di peso utilizzi il busto? Assolutamente sì. La parte più difficile per noi è proprio la percorrenza della curva, perché non riusciamo a fare forza con le gambe e soprattutto con la gamba esterna ad agganciarsi al serbatoio e tirare giù la moto e tenerla giù nel momento di massima forza centrifuga. Infatti paradossalmente molti ragazzi paraplegici guidano il 1000 e lo guidano anche piuttosto forte, piuttosto bene, perché sulle staccate non abbiamo molti problemi, soprattutto se sei allenato, hai le braccia forti, non hai molti problemi. Riusciamo a entrare bene con i freni pinzati dentro la curva e spigolare come si fa col 1000 e poi dopo riprendere il gas in mano velocemente per uscire fuori
è sempre molto complicato, però E a livello di allenamento fisico invece cosa fai? cerchiamo di non aumentare troppo la massa, perché sicuramente lo spostamento sulla motocicletta più sei leggero e più è facile. E poi cerchi di fare un po' di isometria, un po' di allenamento aerobico. Ora, Alex ha fatto notare una cosa importante, ovvero non tutte le paraplegie sono uguali. Alcuni paraplegici sono paralizzati da qua in giù, quindi comunque hanno il controllo degli addominali e dei dorsali e riescono a spostare il busto e il bacino. Altri invece, come Lorenzo Picasso, sono paralizzati dal petto in giù. Quindi non riescono neanche a muovere il busto, ma controllano soltanto le spalle e le braccia. E sembra veramente impossibile poter guidare una moto solo con le braccia. Eppure Lorenzo Picasso ce la fa. Ma come ci riesce? Uso le spalle e braccia e spalle per spostarmi col peso fuori e cercare di tenere la moto il più dritto possibile in modo da poter accelerare. Perché quindi, scusa, tu quando vai giù col busto per far la piega, ti tieni aggrappato con le braccia? Sì, esatto, infatti ho tutte le manopole sui bordi sono molto rovinate perché spingo proprio molto con le braccia. Nei cambi di direzione uso proprio il manubrio per fare perno, spostarmi e buttare il corpo da una parte all'altra velocemente. Uso come perno. Ah, quindi tu sia per andare in piega che per fare i cambi di direzione tu praticamente spingi avanti e dietro il manubrio? Sì, esatto, quindi aggrappo il manubrio. E a livello di allenamento, che cosa fai? E vado in bici, ho un handbike. Quindi così tu alleni tutta la parte superiore Sì, del corpo? esatto, tutto quello che ho lo alleno. Voglio solo farvi notare come il non poter controllare gli addominali e i dorsali significa che non si riesce neanche a stare seduti sulla moto. Perché senza il sostegno di questi muscoli si cade, non si sta su. Quindi per tutta la fase della guida Lorenzo non deve usare le braccia soltanto per guidare la moto, ma deve usare le braccia anche per tenersi su sulla moto. Perché se lui toglie le braccia, cade giù. Infatti, se lo vedete nei box, quando si allaccia il casco e si infila i guanti, ha bisogno di qualcuno che lo sostenga, perché altrimenti cade dalla moto. E Lorenzo corre con un CBR 600 stradale. E vi dico solo che alla prima volta che ha visto il Mugello ha girato in 2.08,8, potendola guidare solo con le braccia. Chi ha girato il Mugello sa cosa vuol dire, ma chi non ha mai girato, giusto per darvi un metro di paragone, è la prima volta che io ho girato il Mugello, che era la mia 8ª volta in pista l'anno scorso, con un R1M stradale, ho girato in 2.07,7. Io vi giuro, anche se mi ha spiegato come fa, io continuo a non capire come faccia. Infine vi sono alcuni piloti con amputazioni alle braccia o lesioni alle braccia, per cui o non hanno il braccio o non riescono minimamente a utilizzarlo. Come ad esempio Stefano Mango, pilota plessoleso, che non ha più il controllo del braccio destro. Ora, chiaramente lui ha spostato tutti i comandi da destra a sinistra, quindi ha acceleratore, freno e frizione, tutto sulla mano sinistra. Ma se è vero che la moto si guida di gambe, servono anche le braccia, perché ad esempio in situazioni come la frenata, tu sei in piena velocità sul rettilineo, ti tiri su, punti con le gambe, ma comunque scarichi una parte della forza frenante sulle braccia. Quindi piloti che riescono a usare solo un braccio, come fanno? Come hai detto te, si guida tanto con le gambe e io la uso esclusivamente con le gambe. In staccata faccio tanta pressione, mi stringo bene qui interno serbatoio dove ho applicato anche dei grip, poi mi alzo su col petto per fare tipo un effetto paracadute e rallentarmi, Ok? e spingo tantissimo sulle pedali. Quindi tu cerchi di scaricare tutta la forza frenante sulle gambe. Esattamente. Per quanto riguarda invece lo spingere sui semimanubri, quindi una cosa che si fa magari per mandare giù la moto in piega o in altre fasi della guida, come fai? Ugualmente utilizzo molto di più la parte dell'addome e delle gambe, spingo tantissimo sulle pedane e il resto lo fa il mio braccio sinistro. Bene, grazie per aver visto questo video comparativa tra piloti normodotati e piloti disabili. Se siete interessati a saperne qualcosa di più sull'associazione Diversamente Disabili Onlus, che aiuta i portatori di handicap a tornare in moto o ad andare in moto per la prima volta, ho lasciato qui sotto in descrizione tutti i contatti. Come sempre grazie per aver visto questo video, lasciate un like, lasciate un commento, condividetelo e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale YouTube. Bye bye!